sto andando a fare il primo giro con quella che è definita la e-bike full power più leggera sul mercato, la nuova Cannondale Moterra SL. Ciao ragazzi, bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Probabilmente sotto di me sentite i rumori dello Shimano EP8, molto leggero perché sto salendo in eco senza spingere, quindi veramente quasi si sente molto poco, perché sto provando la nuova Moterra SL, che secondo Cannondale è la mountain bike full power più leggera sul mercato. Is the lightest full power mountain bike ever made. Il motore, come ho detto, è lo Shimano EP8, quello che cambia è la batteria, che è fatta su misura per Cannondale ed è da 601 Wh. Diciamo che si va a mettere tra la via di mezzo tra le e-bike leggere, quindi quelle con batteria da 420, e appunto quelle più pesanti da 720 o 900. Intanto qua animali al pascolo. Scusa, cosa ne pensi della nuova Moterra SL? In inglese c'è una parola che è difficile da tradurre in italiano: sweet spot, il punto dolce, il punto perfetto, ovvero quel momento in cui si ottiene la massima prestazione con il minimo sforzo. Questo è quello che ha cercato di fare Cannondale con la nuova Moterra SL: creare una e-bike light, perché siamo sotto al muro dei 20 kg, che è praticamente quello che va a dividere tra e-bike full power e e-bike light, ma con motore full power Shimano EP801 da 85 Nm e 600 Watt di potenza massima e batteria da 601 Wh. Sono riuscito a trovare lo sweet spot? Secondo me sì, devo dire che secondo me sì, perché provandola la Cannondale Moterra SL mi ha dato delle bellissime sensazioni. Bellissimo sul sentiero, veramente figo. E comunque sta bici si guida veramente alla grande, soprattutto su queste robe qua un po' strette, si guida veramente bene, facilissima. Il peso basso della Moterra SL, che pesa 19,5 kg nel super top di gamma Lab 71, mentre questa qua alle mie spalle in taglia M pesa 19,5 kg, questa che è una taglia L siamo sopra di pochissimo ai 20 kg, 20 kg e 2. Cannondale ha lavorato tantissimo sul telaio, che è completamente in fibra di carbonio, realizzato direttamente da Cannondale, ma soprattutto è andato a lavorare sul carro, perché sul carro ha messo quello che è il flex pivot point, quello che avevamo già visto sulla Scalpel, ovvero il carro posteriore è pivotless, non ha punti di snodo, creare un punto di flessione sui foderi bassi, andando sostanzialmente ad avere quello che è un giunto Horst virtuale. In pratica si ha tutto quello che è il vantaggio di un 4-bar linkage, quindi molto sensibile, soprattutto con tantissima trazione, soprattutto in salita, ma con il peso di un pivotless, e questo è quello che ha permesso di tenere molto basso il peso della Moterra SL. C'è la schiena. Lì 150 mm di escursione posteriore e 160 mm di escursione anteriore, con una curva di compressione, devo dire, abbastanza lineare, che secondo me è molto buona, che va a seguire di più quello che è il lavoro del carro. E ha un sacco di confidenza, proprio tanta, cioè si sente di poter mollare di tutto. Uno schema di sospensione bello sostenuto, che dà tanto sostegno in pedalata, parlando sempre di 160 mm di escursione e di una e-bike. L'ammortizzatore naturalmente si può andare a chiudere, però devo dire che ha un bel anti-squat. Quando si pedala in salita anche col tutto aperto, la bicicletta non bobba, non va a sedersi troppo. Questa è una cosa super interessante, perché non solo è utile quando si va in salita, soprattutto nei terreni un po' tecnici, scoscesi, dove comunque far lavorare il posteriore è tanto utile, e qua il motore aiuta tutto,
ma anche magari in quelle situazioni dove si ha terreno molto flow con curve anche sfondate, dove bisogna un po' buttare dentro di più la bicicletta e quindi avere un sostegno un po' più elevato dà un vantaggio, soprattutto quando si ha un centro di gravità molto basso come in questo caso. Però appunto, avendo lo schema di sospensione un po' sostenuto, non ho mai toccato troppo con le pedivelle per terra. Allora, devo dire che per il momento anche su questi pezzi così in salita ripidi non mi viene troppo da stare in avanti, nonostante sia una mallet. Anche così in boost qua tende a alzarsi un po', ma non tantissimo, e qui le pendenze iniziano ad essere importanti. Non l'ho provata su terreni super tecnici, però l'ho provata su terreni molto stretti. E qui non ci si passa col manubrio. È lì che secondo me è super bella questa bicicletta, perché si guida con tantissima confidenza fin dal primo, ma soprattutto è iper reattiva, un po' perché è una mallet, quindi 27 al posteriore e 29 all'anteriore, ma non è solo quello, perché comunque il carro è abbastanza lungo, l'interasse non è enorme ma non è proprio cortissimo, il reach è intermedio perché siamo a 4,55. Ci sono andato vicino perché è 4,45 mm in taglia M, mentre abbiamo un tubo piantone super verticale perché siamo a 77 gradi e su questo tipo di biciclette 77 gradi è tanto, e un anteriore iper aperto 62,5 gradi, quindi praticamente una bicicletta da downhill, veramente tanto aperto. Ma questa incongruenza devo dire che non si sente, la bicicletta è tantissimo bilanciata e super facile da guidare fin dal primo momento. Io mi ci sono trovato molto bene, soprattutto come dicevo prima nello stretto la bicicletta passa velocissima, va a cambiare direzione veramente in maniera tanto veloce. È quello che mi è piaciuto di più di questa bicicletta. Ha un buon controllo alle alte velocità anche quando i sentieri sono larghi, ma la sua qualità che mi ha davvero fatto divertire tanto è il fatto che nello stretto si guida molto bene, si guida secondo me quasi come una e-bike light, perché è super facile, anche di corpo la si muove facilmente, si gioca tanto, la si mette di traverso, negli anticipi delle curve si riesce a pendolare senza problemi, se si è capaci, quando si prende aria la si veramente whippa senza nessun problema. Però ha batteria da 601 Wh e un motore che spinge veramente tanto. Tra l'altro, novità del motore, ricordo Shimano EP8 801, è quella che invece che avere i 3 classici livelli di assistenza, quindi Eco, Trail e Boost, abbiamo anche un nuovissimo turbo. Qui adesso sta salendo in Boost e per la prima volta con un motore Shimano posso andare a mettere in turbo ancora di più, passano proprio al massimo della potenza. In realtà c'è poca diversità nella risposta impedalata tra questo boost e il turbo, però si sente soprattutto nella seconda parte di aiuto, cioè nel senso, quando vado, ecco, in questa parte qua, quando inizio a salire di cadenza, il turbo mi aiuta di più. È come sostanzialmente se avessi un boost infinito e quindi veramente vai a spingere tantissimo. L'Eco è il solito Eco, quello per fare il massimo dei chilometri possibili. Cannondale dice circa una settantina di chilometri con 2000 metri di dislivello, cosa che io ancora non ho provato, però posso dirvi che ho fatto 5 uscite e sono arrivato a quasi 2000 metri di dislivello e circa una cinquantina di chilometri, sessantina di chilometri, però non solo sempre in eco, anzi andando proprio a alternare, soprattutto usando il trail e anche utilizzando un po' il boost e un po' il turbo. Sto continuando ad andare su e giù dalle salite sopra casa
perché praticamente il motore è praticamente morto, lo si sente che è come avere solo l'eco, però non molla, non molla, non riesco a dirgli basta, basta, continua, è tipo la riserva della Panda, infinita. Tu puoi fare 500 km con la riserva della Panda e qui è la stessa cosa, avevo fatto 25 km e 700 metri di dislivello in tutto il rosso. Poi abbiamo il trail, che invece è quello che Cannondale dice è l'impostazione migliore per utilizzare la Moterra SL insieme ad altri e-bike con biciclette light, quindi chi ha motori tipo Fazua o TQ, usare il trail è quello più indicato da Cannondale. Io personalmente in realtà mi sono trovato molto bene con il trail sempre, anche nelle uscite, perché è quell'impostazione che ti permette di usare un po' le gambe, quindi se si viene dal mondo del pedalato, il trail ti dice ok, io ti do una mano, però sento le mie gambe, le uso, faccio fatica ancora, e quindi da quella sensazione in più ti permette di stare fuori più tempo. Poi abbiamo il boost, che invece è quello che dà tanta potenza, quello che può essere utilizzato per fare una salita al massimo, per fare un po' una challenge o a fare una salita veramente tosta con i bike. Sostanzialmente questa, di solito questa è una discesa in realtà, secondo me c'è ancora tanta neve per farla in discesa. È quasi fatta fino a qua. A fare tante discese, il massimo possibile di discese nel minore tempo possibile, boost e si va via come le moto. E poi abbiamo il nuovo turbo, che è proprio quello che dà il massima spinta in assoluto, tutti gli 85 Nm scaricati a terra, tutti i 600 watt massimali scaricati a terra, per passare soprattutto quelli che sono i tratti più complicati in salita, più tecnici. Chi è un e-bike nativo preferisce superarli con la massima potenza piuttosto che magari andare in trail e utilizzare più il lavoro di gambe. Qua il motore spinge. Secondo me farà molto contenti proprio gli e-biker, pure gli e-biker nativi, che hanno sempre trovato in Shimano un motore un po' troppo naturale, preferivano avere qualcosa di ancora più spinto con una potenza ancora maggiore, e secondo me questo nuovo turbo va proprio a colmare quel gap per rendere l'EP801 o EP8 il motore veramente che riesce a soddisfare sia l'e-biker nativo sia il pedalatore tradizionale. Comunque lo Shimano EP8 è il motore full power che ti dà quella sensazione più naturale in assoluto, non ti sembra mai di essere trascinato da bicicletta. Una cosa che mi piace tanto dello Shimano EP801 è che quando si va fuori motore sostanzialmente non c'è attrito, veramente le pedinelle girano molto libero. Secondo me questa cosa è stata migliorata un bel po'. Inoltre ricordiamo che con l'applicazione eTube si possono andare a variare completamente tutti i parametri, e quindi lì ognuno fa quello che vuole. Perché il design è cambiato veramente tanto, è diventata molto più armonica, anche un po' più lineare rispetto alla passata Moterra. È una mallet, quindi 27,5 al posteriore, 29 all'anteriore. Quello che è cambiato è anche qua il mini display di Shimano, proprio messo qui, molto bello, molto minimal, tutto controllato come al solito dal computerino di bordo a cui io ho affiancato anche l'Hammerhead. Tutto si controlla con il comodo joystick qui sulla sinistra, poco ingombante ma che si riesce ad utilizzare molto facilmente, soprattutto non va a dare fastidio quando si utilizza il comando del dropper post. In Italia i montaggi della Cannondale Moterra SL saranno 3: il super top di gamma esoterico, l'SL Lab 71, proprio il super top di gamma, 14.000 euro, follia. Qui però abbiamo quella che secondo me è molto interessante, che è il top di gamma umano, che è la Moterra SL
1 e siamo attorno ai 10.000 euro, un prezzo elevato, ma per la tipologia di bicicletta, per la componentistica, comunque abbiamo il nuovo cambio SRAM XO, sospensione Kashima posteriore e anteriore, pedivelle E13 in carbonio, quindi abbiamo un bel montaggio. È secondo me una bella scelta per chi cerca un prodotto di alta gamma con una grandissima guidabilità. Che dire della Cannon del Moterra SL? Secondo me con questa bicicletta Cannon ha fatto un grandissimo passo avanti. Io sono convinto sia riuscito a trovare lo sweet spot, cioè a creare una bicicletta che si mette a metà strada tra le e-bike light o le e-bike full power. Io la considero una e-bike full power leggera e sono convinto che questa è anche una delle prime della specie, nel senso che più andrà avanti il tempo, più le biciclette diventeranno di questo tipo, cioè si accorcerà la forbice tra e-bike light e e-bike full power. Le e-bike light avranno sempre più potenza e sempre più capacità di batteria e le e-bike full power avranno sempre più potenza, sempre più capacità di batteria ma minor peso. Inoltre in puro stile Cannondale è anche una bicicletta super divertente da guidare, perché Cannondale da sempre su questo tipo di biciclette fa delle bici che sono pensate soprattutto per il divertimento e la facilità di guida, e qui tutto è confermato. Benissimo ragazzi, se siete arrivati fino a qua vuol dire che il test della Moterra SL vi è interessato e soprattutto il video vi è piaciuto, quindi un bel like al video, iscrivetevi al canale cliccando sul bottone rosso qui in basso e soprattutto gas aperto. Alla prossima! Praticamente che cosa consiste? C'è un vento da Madonna dopo che mi cade la bicicletta in testa, cosa che potrebbe assolutamente succedere e voi sarete super contenti di questa cosa perché finirà nei blooper finali. Tutto quello che è inoltre in puro stile Canon, aia, lo sapevo io, ve l'avevo detto.